aiutami a fare un'introduzione su cosa sono le neurodivergenze, in particolare appunto DSA e DHD. Non è sbagliato, è un nuovo modo, il modo in cui sono cresciuti loro, perché durante il Covid, se non ci fosse stato qualche videogioco, come per esempio mi viene in mente Fortnite, che avesse queste chat di gruppo dove condividere e stare in quel tempo lì a giocare insieme e comunicare, cioè come avrebbero fatto? La nostra sfera emotiva, l'importante è che venga nutrita, non importa se nel bene o nel male, anche la rabbia ci nutre, però Wow. questo è difficile insomma da accettare. Ciao ragazzi, benvenuti a Provinciali. Ringrazio Radio Materia, grazie Orlando, grazie per ricordarmi, grazie a tutti, ringrazio Varese News. Io sono Mario Spignello, il fondatore si può dire fondatore di Provinciali, non l'ho mai detta questa cosa, e ringrazio il mio grandioso team che oggi non ha portato le tazze, Leo, quindi non lo ringrazio e Bor, grazie alla regia, grazie a tutti. Stasera abbiamo un ospite e ci tengo particolarmente di parlare di questo tema, Chiara Quaglio. Benvenuta Chiara. Grazie. Pedagogista in Media Education. Giusto, Me sei lo stato so bravissimo. ricordato. Specializzata in Media Education. Benissimo. Ciao Chiara, come stai? Bene, molto Sei bene. agitata? Insomma, ogni volta che si registra... No, dai, sono tranquilla. Bene. Tu mi metti a mio agio. Bene. Allora, sai come partiamo? Prima domanda di rito, tuo posto preferito in provincia? Ecco, infatti, questa è l'unica domanda che sapevo mi avresti fatto ed è la domanda che sapevo mi avrebbe messo più in crisi. Ci ho pensato parecchio, però sono giunta alla conclusione che in realtà io non ho un posto preferito in provincia, anche perché io in realtà ho sempre invidiato chi è nato e cresciuto in città. Quindi il fatto di essere nata in provincia e cresciuta in provincia, in realtà... diciamo, non è mai stata qualcosa di cui sono andata fiera, ecco. Poi sicuramente ho apprezzato il crescere e il vivere nel mio piccolo paesino, qua della provincia di Varese. Però diciamo che forse sto apprezzando ultimamente, molto di più ultimamente, quelle che sono le cose che ci può offrire questo tipo di territorio. Se proprio dovessi dirti dei posti che mi piacciono in particolare, sono sicuramente quelli più alti in provincia, quindi Sacromonte, ristorantini belli e adesso quest'anno ne compio 30, quindi devo essere trattata in un certo modo. Giusto. Mandiamo qualche messaggio subliminale al tuo ragazzo. Quale sarebbe il ristorante? Che così almeno se vuole sponsorizzarci. No, sono stata al Borducan Ok. e poi alle Colonne. Ok. E comunque i posti in alto sicuramente, anche perché mi rendo conto, analizzandomi, che io ho purtroppo questo bisogno di controllo, di vedere quello che succede, quindi questa visione dall'alto, cioè in generale questo nella vita, questa visione dall'alto delle case immerse nel verde, quindi la possibilità di vedere tutto quello che è poi il territorio della provincia, mi dà una sensazione di pace, tranquillità, ma soprattutto mi fa dire questa è casa, cioè conosco, so che posti sono, so come sono fatti, so come posso muovermi, no? Quindi per quanto io sia affascinata dalla città, poi in realtà sto apprezzando tantissimo la provincia ultimamente, in questi ultimi anni. E questa secondo me è proprio la bellezza della nostra provincia, il fatto che ci si sente in casa. Sì. E non che il vicino non sai neanche chi sia, diciamo così. Esatto, sì. Che puoi contare anche sulle persone. In una grande città alla fine sei una persona in un posto grande, pieno di gente, ma sei comunque solo. Molto solitaria. Sì. Poi soprattutto in alcuni dei paesini che mi sono trasferita, quindi sto vivendo altri tipi di realtà, parlo sempre di paesi che vanno dai 2000 ai 7000 abitanti. Massimo. Quindi, esatto, proprio se vogliamo esagerare. Hanno proprio un senso di comunità ancora diverso rispetto al paese in cui sono cresciuta io, dove veramente si conoscono tutti e hanno ancora tantissime iniziative che partono non solo dai giovani ma ancora dalle vecchie leve, quindi è proprio bello questo diciamo
questa possibilità di continuare a mantenere comunità tra generazioni diverse, anche tra 3-4 generazioni che si susseguono. E poi vabbè, io che lavoro con i ragazzi, devo dire che sempre più spesso mi capita di venire a conoscenza che c'è della nascita di associazioni, come anche Caos per esempio, che è il nostro paese, però c'è proprio giovanili che promuovono servizi diversi, che sono appunto centri di aggregazione, e quindi questo è bello perché è un po' un ritorno, è come un desiderio di voler ritornare ad avere una comunità che sia ancora aggregante, nonostante tutta la parte della tecnologia sulla quale io ovviamente, essendo laureata in Media Education, sono assolutamente a favore del digitale, però diciamo sicuramente ha imposto, no, dei limiti, poi dopo la pandemia ovviamente tantissimi, quindi c'è proprio questa voglia di, secondo me, ritornare un po' a quello che era prima. Ok, dai, adesso questo. sei entrata a gamba tesa su questo tema. Iniziami, dimmi un po' come è nata questa passione e perché ti sei specializzata in Media Education. Allora, io in realtà ho iniziato l'università facendo scienze dell'educazione con l'intenzione di diventare insegnante di asilo nido. Ok. Perché ovviamente quello che sai dopo aver fatto il liceo delle scienze umane è questo, cioè con chi lavori con i bambini, è un po' anche il pregiudizio che c'è, no? Io sono pedagogista, ma allora lavori con i bambini, sei la psicologa dei bambini. No, cioè è proprio un altro tipo di ruolo professionale. Poi in realtà è stato proprio durante la triennale che un pochettino avanzando tutto l'ambito digitale, ma proprio sotto i nostri occhi, cioè nel senso che poi, cioè, sono nati i social come per esempio Instagram, TikTok, cioè TikTok è nato nel 2020, cioè qua ha sfondato nel 2020, quindi io avevo appena finito la triennale e quindi ecco lì, complice anche il fatto che io studiando in Cattolica è stata sostituita una laurea magistrale che prima era sulla formazione degli adulti, la quale già stavo puntando con Media Education. Io sono stata un po' una dei pionieri di questo corso di laurea, nel senso che era il secondo anno cioè il secondo anno dalla nascita, quello in cui ho iniziato a frequentare questa magistrale. Un po' anche impaurita perché dico chissà che cosa mi porta, perché non è che avessi chissà quale passione per la tecnologia. Difatti io dico sempre non sono un'informatica, ragazzi, perché quando vado nelle classi magari a portare dei progetti sulla Media Education, cioè mi vengono fatte un sacco di domande, cioè proprio tecniche, ma io non ne so nulla, cioè non ho idea di che cosa sia un server, di come vengano processati i dati. A me interessa che si rifletta sulle conseguenze di questo tipo di mondo che ci ha ormai, cioè noi siamo approdati sul pianeta digitale ormai, non possiamo più tornare indietro, quindi negarlo è sicuramente qualcosa da stupidi, secondo me, ecco, però il fatto di accettarlo non è semplice, ma bisogna provarci, nel senso dobbiamo capirne le implicazioni, ecco, per navigarci in generale. Quindi devo dire che col senno di poi tornassi indietro la rifarei, perché in realtà in questo momento storico mi sta dando tantissimo. Cioè il fatto di avere delle basi teoriche anche rispetto a questo campo, secondo me è un qualcosa in più che si aggiunge alla pratica educativa, cioè quello sguardo diverso che posso portare quando dico ai ragazzi o ai bambini io voglio conoscerti, voglio sapere chi sei. E chi sei implica anche la tua identità digitale ad oggi. E se non hai idea di che cosa sia il digitale, perché molti non vogliono neanche provarci a capire che cosa sia, molti adulti, in realtà poi ti manca quel pezzo di identità del ragazzo, del bambino, che in realtà è fondamentale per crearne una relazione, che tu sia il genitore, che tu sia l'insegnante, che tu sia l'educatore, che tu sia il cugino di 18 anni o di 42, 18 lo sanno benissimo perché sono anche loro nativi digitali. Wow, posso dire? Wow, mi hai lasciato senza parole. Addirittura. No, bellissimo. Senti, come... Beh, dopo l'hai detta questa cosa, dopo il Covid è cambiato tanto il digitale, anzi è stato un bene perché da un certo punto di vista ha portato anche l'Italia a smuoversi nella parte digitale e dire ok, no, dobbiamo darci un'accelerata. Sì. Ma dall'altro punto è stato veloce questo passaggio, quindi forse anche un po', passami il termine, un po' troppo precoce questo passaggio. Quindi c'è stato il passaggio nella digitalizzazione. Io vedo anche, faccio anche degli esempi molto pratici, gente che faceva i video su TikTok, dopo il Covid è spopolata, adesso è la persona forse più pagata in Italia. Sì.
Come la vedi te da questo punto di vista? E soprattutto perché prende le generazioni che non siamo più noi, purtroppo, ma non s sono ancora i più giovani di noi, no? Sì, 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 è vero. Allora, qui è complesso sicuramente, cioè rispondere a questa tua domanda è complesso perché, effettivamente io comprendo benissimo, perché anche a me infastidisce il fatto, del vedere gente che diventa famosa magari dopo aver ballato su TikTok mostrandosi, e magari gente che ha studiato anni e anni, che ha speso le sue energie, ovviamente tempo e anche denaro, nel formarsi, non ha lo stesso successo, Sì. diciamo, no? Però ecco, credo che sia un po' il lato negativo, non c'è solo questo ovviamente, la tecnologia, ma che non esiste solo, con la tecnologia, cioè quante persone in realtà anche prima della tecnologia avevano un successo senza meritocrazia. Vuoi per raccomandazioni, vuoi per altri tipi di motivi, vuoi per la loro bellezza fisica, perché comunque a volte è proprio oggettiva, no, la Sì, bellezza di certo. qualcuno. Quindi diciamo che sicuramente questo ha amplificato questo fenomeno, anche tra le generazioni più giovani, però io sto notando una cosa ultimamente, in realtà, generazioni di ragazzi che attualmente hanno 16, 17, 18 anni, loro non so se ci fai caso, Mario, non pubblicano È niente. vero. Cioè noi che siamo i millennials, siamo cresciuti con questa novità del social e del voler condividere anche per, affermarci, per raccontarci tramite immagini, perché raccontarsi è uno dei bisogni primari dell'uomo, cioè diciamo l'essere riconosciuti. Quindi noi abbiamo imparato che questo era un modo che in un certo senso ci facesse sentire maggiormente riconosciuti. Mh-mh. Chi più chi meno, perché chiaramente dipende dal nostro vissuto, dalla nostra storia, dalle nostre predisposizioni anche caratteriali. Però, è interessante sarebbe interessante analizzare, io ci sto lavorando, il perché in realtà i ragazzi di 18 anni, mentre noi spammavamo tantissimo, cioè veramente io pubblicavo tanti, mi vergogno, alcune cose che ormai sono finite su internet, che ci sono ancora, nel senso ask.fm, non so se ti ricordi. Mamma mia, sì che me lo ricordo. Però, cioè, vabbè, ogni tanto clicco Chiara Quaglio su Google, mi escono le risposte del 2012 e dico io manco sapevo dove sarebbero andate a finire, però ovviamente questo è, cioè ci fa capire che le cose su internet purtroppo restano per sempre e quindi, adesso ovviamente ho perso il filo perché io poi sono così, Sì. sono prolissa, scusa. No, mai, anzi è bellissima questa puntata così. Però questo per dirti che è interessante, sarebbe interessante analizzare, perché adesso invece, cioè, non c'è più questo bisogno di essere riconosciuti pubblicando. Cioè queste nuove generazioni in realtà adesso guardano, il rischio è che imparino e assorbano informazioni, interiorizzino qualcosa di falso, perché comunque veramente circola, cioè la disinformazione purtroppo è un altro grandissimo problema di internet, perché tutti siamo autori potenzialmente, non siamo più solo fruitori, ma le nuove generazioni fruiscono, hanno la sezione dei per te, magari ricchissima, o le bozze di TikTok sono piene di loro video, ma che non pubblicano. E quindi questo lascio un po' così come spunto di riflessione per tutti, per rifletterci, perché in realtà sta cambiando ancora qualcosa. Sì, Ehm effettivamente quando insegnavo mi rendevo conto che i miei studenti avevano questi profili Instagram che con 0 foto. Sì, perché poi c'è il privato, cioè loro hanno l'account ufficiale, quello che magari è Sì. visibile, cioè è sempre privato, però magari, dove hanno più contatti, anche con adulti o persone, insomma, che esulano dalla loro cerchia d'amicizia. Invece poi hanno questo privato, privatissimo, dove invece condividono le loro esperienze solo, magari hanno 30 follower, con il gruppo di amici. Quindi è sempre, secondo me è stata un po', cioè è un nuovo modo di vivere il gruppo, di amici, che prima era solo quello di vedersi la sera in paese, adesso magari il gruppo si è ampliato perché, all'interno del gruppo ci sono anche, magari ragazzi dei paesi limitrofi o magari anche gente che abita in tutt'altra parte d'Italia, dove però magari si trovano, e condividono le loro esperienze online, ma, cioè questo appunto deriva sempre dal Covid. Cioè, non è sbagliato, è un nuovo modo, il modo in cui sono cresciuti loro, perché durante il Covid, se non ci fosse stato qualche videogioco, come per esempio mi viene in mente Fortnite, che avesse queste chat di gruppo dove condividere e stare
in quel tempo lì a giocare insieme e comunicare, cioè come avrebbero fatto? C'è un po' un paradosso dire la tecnologia fa male, non devi stare 7 ore davanti al videogioco, quando c'era la didattica a distanza 6 ore per imparare storia davanti allo schermo potevi starci, quindi cioè insomma prima di azzardare a fare delle riflessioni anche, come dire, demonizzanti rispetto alla tecnologia, bisogna un po' anche fare un'analisi completa di quelle che sono le cose che ci ha consentito di fare sopravvivendo, soprattutto nel periodo di pandemia, ecco. E da lì poi è nato tutta questa trasformazione del viversi e dell'incontrarsi. Poi sono d'accordissimo, se sto parlando troppo interrompimi. No, vai tranquilla, vai. Sono d'accordissimo, perché me la canto e me la suono da sola, sul fatto che molti mi dicano, però Chiara, i legami sono non esistono più legami forti perché non sono più in grado di comunicare dal vivo, i ragazzi, no? 12enni che non sono più in grado di interfacciarsi con un adulto, anche questo è un ambito cioè non dico di no, non dico è sbagliato a prescindere quello che stai dicendo, però dico tanto secondo me deriva da quella che è la relazione poi cioè dal fatto dell'essere presenti come adulti, come genitori in primis, ma anche come insegnanti, come educatori, cioè siamo noi i primi che siamo dipendenti. Per me non esiste la dipendenza dalla tecnologia, premetto, perché non c'è scritta in nessun manuale diagnostico la dipendenza da internet, però se ci fosse saremmo noi i primi che togliamo tempo a loro, magari per chiedergli, per fargli delle domande, per farsi raccontare a noi, e poi però pretendiamo che non stiano sulla rete. Però noi togliamo del tempo a loro perché anche noi abbiamo bisogno di stare sulla rete. Quindi che bella riflessione. Effettivamente è vero. Sì, noi togliamo tempo e poi allo stesso tempo anche la scuola ha fatto questo, soprattutto durante il Covid e poi post-Covid. Tutta quella parte mi ricordo, non so, la classe digitale. Esatto, sì. Beh, Google for Education, che cioè tutta la piattaforma di Meet è nata dove adesso chiunque fa magari video call, è nata in epoca di Covid, cioè per far fronte ad una necessità. Quindi in quel caso lì ha abbattuto delle barriere la tecnologia quando ci faceva comodo, sì. Adesso invece le sta rimettendo, secondo molti, no? Sì. Senti, io voglio aprire un altro tema, perché io sai che io ce l'ho molto a cuore. Neurodivergenze. Vai, quindi parla a ruota libera. Vabbè, io sono dislessico, quindi la sappiamo questa cosa, però poi dopo voglio arrivare a un punto. Facciamo, aiutami a fare un'introduzione su cosa sono le neurodivergenze, in particolare appunto DSA e DHD, e poi dopo ti faccio la domanda. Ok, va bene. Allora io ti parlo per quello che posso dirti rispetto al mio campo di applicazione. Sì. Io appunto lavoro come pedagogista anche a supporto di famiglie con figli o anche di ragazzi e adulti con neurodivergenze, appunto in particolare, cioè neurodivergenze inteso proprio come funzionamento cognitivo, cioè gente che ha un funzionamento cognitivo che è diverso da quello che è categorizzato come normotipo. Quindi magari ha allora io premetto, non sono una figura clinica, quindi magari ci sono psicologi o certo. psicoterapeuti piuttosto che professionisti sanitari all'ascolto che vorranno correggermi. Io nasco come studi umanistici, quindi faccio un po' fatica a entrare in ottica clinica, anzi... No, è solo un panorama iniziale. Assolutamente, però per dirti io sono quella che quando mi arriva un utente con diagnosi, io dico io non la voglio leggere la diagnosi, cioè prima ti voglio conoscere. Certo. Cioè, ci vediamo 3-4 volte, poi sicuramente mi serve leggerla perché è importantissima, però in questo momento non mi interessa che tu mi dia prima la diagnosi, cioè prima ancora che io conosca qual è il tuo nome, no? Assolutamente. Però ecco, quindi neurodivergenza come qualcosa che appunto esula dal campo del normotipo rispetto al funzionamento cognitivo, quindi magari sono compromesse alcune funzioni esecutive, come per esempio la memoria, l'inibizione, appunto memoria di lavoro, quindi la capacità di
recepire delle informazioni e di poterle rielaborare ed utilizzare subito al momento. Per esempio, quando tu chiedi delle informazioni per strada, ti vengono dette e dopo un secondo ti sei dimenticato tutto. Questa è la memoria di lavoro che è compromessa, in particolar modo con chi ha disturbi specifici dell'apprendimento. Questo succede spessissimo, cioè che anche le funzioni esecutive siano compromesse, oltre al fatto di avere dei disturbi poi come dislessia, discalculia, disortografia o disgrafia. Neurodivergenze, nelle neurodivergenze c'è dentro sicuramente anche per esempio la sindrome dello spettro autistico, la DHD che è sindrome dell'attenzione e dell'iperattività, quindi sono dei quadri appunto cognitivi che necessitano sicuramente di particolari accorgimenti, ed è questo su cui fatica ancora tanto la scuola, secondo me, a livello proprio di setting di apprendimento, strumenti che si hanno a disposizione per avere lo stesso accesso, cioè per partire ad armi pari rispetto ai compagni dico normotipo, nell'accedere alle conoscenze per apprendere, ok? Quindi magari io ho una dislessia e prediligo come canale di apprendimento quello uditivo. Se a me non viene data la possibilità di ascoltare un video, di ascoltare un podcast, di ascoltare una canzone su quell'argomento, ma devo sempre per forza dover leggere quelle 20 pagine, per esempio su quel capitolo di storia, io non ho garantite le stesse possibilità di successo di un mio compagno che invece non è dislessico e che non ha come stile cognitivo quello uditivo. Quindi Ok, grazie, mi hai non so anticipato, se... no, mi hai anticipato anche la domanda, perché essendo dislessico e poi andando discretamente bene a scuola, ho fatto anche delle ripetizioni dei ragazzi e soprattutto dei ragazzi discalculi o come me dislessici, quindi di lettura. E diciamo, vabbè, io sono del 98 e quindi sai che in quel periodo lì forse ero il primo dislessico della nostra scuola. Sì, tieni Quindi conto che la legge sui DSA è nata nel 2010, quindi tu avevi, non so, 12 anni già, sì, quindi sì. non saresti neanche potuto essere diagnosticato prima. Quindi mi hanno diagnosticato, però poi i mezzi dispensativi erano Esatto. relativamente pochi, ma davvero pochi. Io Non erano ancora stati sperimentati. tutte le elementari non le ho fatte senza i mezzi dispensativi, tutte le medie le ho fatte senza i mezzi dispensativi e anche le superiori alla fine. Però devo dire che questo ho trovato dei prof e degli insegnanti che si sono sempre adattati un po' al mio modo di essere e il mio modo di studiare. E devo dire che questo è stato un vantaggio, perché io ho trovato, e da qui nasce la mia domanda, da qui ho trovato un mio metodo che poi loro hanno acconsentito a questo metodo. Io mi ricordo, non so, facevo le mappe, le portavo, oppure l'ascolto, però poi durante le verifiche, comunque durante la fase di test dell'apprendimento, non li usavo i mezzi dispensativi perché li avevo già utilizzati nella fase prima. Ok. Quindi la mia domanda è, per esempio, un discalcolo. Sì. Io so che ti faccio un esempio proprio banalissimo. Sì. Se si riesce, cioè per quale motivo? È come se, a me sembra un po' come se gli si desse, adesso sbaglio pure il congiuntivo, la calcolatrice per occupare un buco. Sì. E quindi dire, vabbè, senti, ti do la calcolatrice che tanto tu non li sai fare i calcoli. E secondo me è sbagliata questa cosa, perché tu devi fargli capire come si fa il calcolo. La moltiplicazione è una somma dello stesso numero. E quindi piuttosto, io mi ricordo che una volta la mia maestra di matematica fa: Mario, sei stato bravo perché ti ho detto 6 per 8 e tu non hai fatto 6 per 8, però hai iniziato a sommare pian piano e sei arrivato al risultato. Esatto. Perché... Vai, vado vai. io. Quindi la mia domanda è: i mezzi dispensativi ad oggi sono quelli esatti, quelli giusti, o effettivamente ci vorrebbe di più? Ci vorrebbe un lavoro più sostanzioso? Allora, secondo me sono stati fatti, rispetto a quando studiavi tu alle medie superiori, dei passi avanti enormi, perché testandoli o comunque ascoltando studenti magari come te che dicevano guarda che però io, cioè, funziono se faccio questo,
l'ho capito se faccio questo. Sono stati poi, diciamo, standardizzati alcuni strumenti, misure compensative e dispensative che poi vengono sempre messe anche in diagnosi in fondo, che sono quelle più consigliate o che solitamente per il quadro clinico di chi ha disturbi dell'apprendimento sono maggiormente funzionali. Però sicuramente il metodo è personale, questo sicuramente, quindi ogni studente poi riesce a, così come le strategie, riesce ad adottare le sue. Sulla parte della discalculia che tu mi chiedevi, io sono d'accordissimo con te, nel senso che per me la calcolatrice potrebbe anche essere abolita, ma perché in un discalculico tu non devi valutare il calcolo, cioè l'errore di calcolo per me non andrebbe neanche valutato, cioè non mi interessa se a te è uscito 450 al posto che 12 perché cioè perché non sei riuscito a fare il calcolo a mano, a mente, e anche in calcolatrice, perché attenzione, per un discalculico è difficilissimo utilizzare la calcolatrice, perché è un attimo confondere il per con il più, e quindi cioè non ti do un aiuto in realtà che è sempre valido, anzi a volte potrebbe anche metterti maggiormente in difficoltà, quando basterebbe o abbassare le cifre o addirittura appunto senza contare gli errori di calcolo, tu devi valutare il procedimento. Quindi lo strumento compensativo anche nel discalculico potrebbe banalmente essere un foglio con una task analysis di come si svolgono le equazioni di primo grado a livello di procedimento, cioè prima faccio così, oppure in un'espressione, prima risolvo le parentesi tonde, poi nelle tonde prima guardo se ci sono moltiplicazioni e divisioni, cioè quindi proprio a La livello logicità. esatto, cioè proprio esattamente, cioè io devo valutare che tu abbia compreso il processo, non mi interessa del risultato. Perché io vedo purtroppo docenti che magari guardano veramente solo il risultato. Cioè, è giusto, non mi interessa neanche di come ci sei arrivato, quando invece ehm, bisognerebbe interrogare i ragazzi su questo, ma comunque in generale, cioè anche mi viene in mente, cioè adesso sto facendo un collegamento un po' così azzardato, però per esempio anche l'intelligenza artificiale, che non possiamo pretendere che non venga utilizzata dagli studenti, Certo. perché non possiamo pretenderlo, anzi più gli diciamo di non usarla più la usano, dovremmo iniziare a fargli imparare ad utilizzarla nel modo corretto e quindi uno, saper fare delle domande, perché sono quelle che vengono processate, le risposte ce le abbiamo, ne avremo sempre di più. Quindi cosa ci renderà intelligenti? Saper fare delle domande, quindi capire il processo per arrivare ad un risultato, perché al risultato ci arrivi. Quindi sulla parte della matematica secondo me prende valore, questo appunto un collegamento un po' azzarrato, però ritornando alla discalculia, secondo me, cioè quello che veramente serve e su cui dover dare degli strumenti compensativi è l'interiorizzazione del processo, perché poi in un discalculico è molto probabile appunto che ci sia un deficit anche nella memoria di lavoro, come dicevo prima, quindi per loro è difficilissimo mantenere quelle che sono veramente tutti i passaggi da fare per svolgere per esempio un'espressione, un problema, ecco un problema poi tantissimo. Quindi se io do una guida scritta sul processo è molto più efficace che dargli la calcolatrice e dire così almeno il calcolo lo fai correttamente. E su questo in realtà cioè perché è difficile? Perché le classi sono ancora da 25 alunni, tutti hanno dei bisogni diversi. Io capisco benissimo, lavorando anche nelle scuole, i docenti che fanno fatica ad individualizzare la didattica perché si avvicina all'impossibile il poter fare questa cosa, perché tutti avrebbero bisogno di un piano Certo. didattico personalizzato, non solo chi ha DSA. E quindi questo poi va a perdersi nella qualità del fornire degli strumenti compensativi funzionali, come per esempio il preparare una task analysis che li aiuti nel procedimento per svolgere quel problema. Ed è qua in realtà che poi subentrano le figure come la mia, perché io faccio sì che ci sia un servizio, come può essere per esempio il tutoring per chi ha disturbi specifici dell'apprendimento, perché non viene offerto dalla scuola. C'è questo spazio per capire qual è il tuo stile cognitivo, per creare degli strumenti compensativi validi per te, per capire veramente a partire da qual è il tuo bisogno, quale può essere appunto diciamo il modo più giusto per accedere all'apprendimento, è qualcosa che la scuola ad oggi, ma non per colpa dei docenti questo, non è ancora in grado di fornire in Italia. Anche perché arriviamo poi al punto che, come dicevi prima, tu gli fornisci un mezzo tecnologico che può essere la calcolatrice, il tablet, Sì, il computer stesso, però allo stesso tempo poi gliene vuoi privare. eh sì. E quindi, cioè, qual è l'intermezzo?
Cioè tu intendi proprio, allora, sulla parte dei device, diciamo, cioè quindi tablet e PC, sono usati. Cioè devo Sì. dire che ci sono delle scuole, soprattutto superiori, che già quando andavamo a scuola noi utilizzavano il tablet, facevano portare i libri digitali. Cioè per esempio il libro digitale è veramente, secondo me, qualcosa di molto utile per chi ha disturbi specifici dell'apprendimento, perché ti consente proprio, per la sintesi vocale è importantissima per chi ha dislessia, perché è veramente a volte inaccessibile poter leggere 20 pagine e anche solo crearci una mappa sopra, non dico neanche ripeterle e studiarle, ma perché l'energia che io ci metto per poter leggere, se ho dislessia, è veramente in quantità spropositate rispetto a chi invece non ha questo disturbo, ecco. Quindi secondo me a livello di strumenti ci siamo, nel senso la tecnologia usata come strumento, tablet, computer, lasciamo stare gli smartphone che non possono essere utilizzati nelle scuole, ma non apro questa parentesi perché è assurdo, però cioè come strumento per rendere l'apprendimento più accessibile ci stiamo provando. Il problema però qual è? È proprio questo secondo me, cioè che i dispositivi digitali vengono utilizzati come strumenti, ma sono ambienti, quindi tu non puoi darglielo come strumento per aiutarlo nella sintesi vocale, però poi, cioè, io non posso, cioè come dire, non accetto il fatto che tu possa giocare su Minecraft o stare troppo sui social. Io sono favorevole al parent control finché si va alle scuole medie, ci mancherebbe. Anche perché dipende dalla maturità poi del bambino, del ragazzo. Però c'è sempre questa, non tanto il fatto di dire non te lo faccio usare, perché ci mancherebbe, appunto, grazie al parent control abbiamo anche la possibilità di limitarne il tempo, quindi magari un'oretta al giorno, se sei in seconda media, te lo faccio utilizzare per giocare, per videogiocare, ma è proprio cioè il fatto di dare la colpa poi a questi giochi, a questi videogiochi, se attivano troppo il bambino, se lo rendono violento, se lo rendono disobbediente, quando in realtà, secondo me, questa cosa non è riconducibile totalmente alla tecnologia, perché è più riconducibile forse al fatto che tu come adulto non ti interessi a che cosa stia facendo, cioè in quell'ambiente lì cosa sta vivendo. Perché hai giocato a quel gioco? Che cosa ti suscita quel gioco lì? Che emozioni ti fa provare? Ma tu che cosa pensi di, come dire, cosa proietti, no? Vabbè, detta così a un bambino è Sì, difficile, certo. però nel senso, forse tutte quelle che sono le tue frustrazioni, cioè se giochi a Fortnite non è che puoi prendere a pugni qualcuno nella realtà, cioè sono proprio processi di immedesimazione, ma che non sono in realtà così pericolosi come invece certa gente cioè vuole far credere. Non sono pericolosi se tu come adulto sei presente nella relazione, se tu comunichi, se tu cerchi di verbalizzare questa cosa. Quindi te cosa consigli a un adulto, a un genitore cioè di giocare con lui anche a Fortnite? Beh, allora, non per forza, perché mi rendo conto che è difficile, cioè Mh-mh. è complesso di farsi piacere un videogioco, cioè mi rendo conto anch'io per prima, che lo faccio molte volte, mi informo su quali siano gli ultimi videogiochi usciti, piuttosto che le modalità di cioè gli algoritmi che ci sono sui social, perché mi rendo conto che è un dovere, cioè non è un dovere, cioè non è un aggiornamento, secondo me è un dovere educativo, cioè questo è il discorso secondo me che dico, cioè che faccio e che tento di trasmettere, cioè sta diventando veramente una questione educativa il fatto di informarsi, ma non tanto, cioè sì, sull'informarsi su che cosa siano queste realtà e questi mondi online. Cosa consiglio? Consiglio di fare bene un bilancio, secondo me, con il proprio figlio, se si è genitori ovviamente, o con il proprio educando, su quale sia il peso che io posso dare, cioè che riesco a dare nella fiducia in cui gli do, nel senso che in realtà il fatto di l'accessibilità a questi ambienti comporta sicuramente tantissimi rischi, e lo sappiamo, ma così come ci sono nella vita reale. Quindi devo un po' misurare quanta fiducia io riesco a dargli in quel momento. Quindi non è una questione d'età biologica, il fatto di dire sei maturo o non sei maturo per avere il tuo primo smartphone, per avere accesso ai social. Magari c'è chi è pronto a 12 anni, c'è chi è pronto a 22. Cioè, bisogna proprio cercare di fare questa analisi. Come si fa? Si fa attraverso la relazione. Cioè io lo conosco sotto questo punto di vista il bambino e il ragazzo con cui
ho a che fare? Oppure penso che sia così, ma in realtà non gli ho mai fatto una domanda del tipo: cosa ti suscita utilizzare Minecraft? Cioè, perché ti piace? Chi è che gliela fa? Pochissimi. E in realtà quella secondo me è la chiave. Forse effettivamente mi stai facendo riflettere tanto su questa cosa. Forse è meglio questo rispetto a farsi un profilo Instagram e seguire il proprio figlio. Esatto, contando anche che comunque ci sarà poi un'altra migrazione, quindi Instagram magari adesso sta resistendo di brutto, però quando è nato TikTok tutte queste vittime di controllo social da parte dei genitori, nonni, zii, con nomi fake che creavano profili per controllare i ragazzi, in realtà poi sono andati tutti su TikTok, che è un mondo, un pianeta sconosciutissimo, nel quale i boomer, pochissimi insomma, sono approdati e quindi assolutamente sì, cioè quello cioè più io cerco di controllare in realtà meno mi sento di poter dare fiducia, perché se ho sempre bisogno di controllo non posso neanche avere la controprova del fatto che in realtà lei sa gestire qualcosa in autonomia anche forse. Anche perché, cioè io mi rendo conto, vedendo per esempio la mia cuginetta, è proprio ha 1 anno, è proprio Certo. attratta dal telefono. Eh beh certo, perché sono strumenti con una potenza, cioè assurda, nel senso che, cioè se vediamo il bambino di 1 anno, 2 che è in grado di aprirsi da solo l'applicazione e guardare YouTube e cambiare video, cioè non è intelligente il bambino, ma è lo strumento che ha una potenza allucinante, e le piattaforme, soprattutto videogiochi o social, sono nate cioè chi le ha progettate aveva questo intento, cioè il fatto di attrarre e far rimanere più tempo possibile te su quella piattaforma lì. Poi ovviamente ci deve essere sempre l'alternativa, cioè bellissimo. Io penso che comunque un bambino e un ragazzo, se ha la possibilità di assaporare un pomeriggio al parco con gli amici o con i bambini a giocare e fare poi anche l'ora su Minecraft, quindi un'ora di vita digitale, non ha una preferenza, cioè riesce ad apprezzare il bello di entrambe le cose. Quindi, cioè, io assolutamente non sto dicendo che l'outdoor education, piuttosto che comunque come dire, la vita nella natura, come dire, debba essere piano piano sostituita dalla digitalizzazione. Cioè, soprattutto in questo periodo storico, secondo me la potenza che può dare un adulto è il fornire alternative. Cioè io ti faccio vedere questo, perché se ti privo della tecnologia, se ti privo del social, se ti privo del videogioco, se ti privo del digitale, ti sto facendo vivere nel Medioevo, ma ti faccio vedere cos'altro c'è di bello, che c'è veramente tantissimo altro di bello che non è online. La nostra vita ormai è on life, come dice Floridi, che è uno dei miei filosofi preferiti, che tratta proprio questo tema, però ovviamente c'è tutta la parte offline è ancora importante, ma soprattutto di una bellezza altrettanto seducente, secondo me. Però bisogna sapergliela far apprezzare, perché e come si fa a far apprezzare la natura o tutto quello che è fuori dal digitale? Dando presenza, perché a differenza del digitale, che è già così potente, che coinvolge già così tanto e che quindi non ha bisogno della guida dell'adulto, ed è per questo che a volte vengono usati anche un po' come strumenti che fanno respirare, no, i genitori. Mi rendo conto benissimo e ci mancherebbe, cioè è assolutamente comprensibile. Mi prendo un'ora d'aria, tieni il tablet, così almeno mi rilasso un attimo. In realtà però fuori non lo posso fare. Se sei al parco con gli amici, questa cosa io non ti posso lasciare da solo, cioè non se sei bambino, no? E quindi perché si fa più fatica e si tende a dare la colpa al digitale. In realtà, cioè, la colpa non è del digitale, la colpa è del fatto che loro non hanno più la possibilità di vivere delle esperienze fuori dal digitale con una presenza adulta che gliele faccia apprezzare e che gliele faccia leggere nella maniera corretta. Ma anche i ragazzi, cioè, non possono più portare il pallone al parco. Cioè, veramente ci sono un sacco di posti aperti che sono stati chiusi. E quindi allora perché? Cioè è facile dare la colpa al digitale quando però gli priviamo di altre alternative. Io penso questo. Sì, perché poi dopo lo sgarro, io mi ricordo quando andavamo in oratorio che il prete non voleva e noi entravamo lo stesso, alla fine Sì, questo tipo esatto. di meccanismi poi li applichi al mondo digitale. Bravissimo, cioè esatto, Però il esattamente. rischio è che poi dopo trovi qualsiasi cosa Es all'interno del... E il rischio è che, cioè, mhmm
fare le classiche bravate adolescenziali cioè nel paese di provincia e farle online hanno delle implicazioni completamente diverse, cioè il rischio è infinitamente più grave e più ampio sul digitale, ovvio, perché ti connette con il mondo. Se ti vede entrare in oratorio ti vede il prete e si Sì, incazza, noi scappavamo. però se mandi una foto sul gruppo Telegram sbagliato di una persona, cioè lì entri nel penale, quindi cioè ci sono veramente delle implicazioni diverse. È per questo che ci tengo tantissimo a fare prevenzione parlando ai ragazzi nelle scuole di etica, perché si tratta di etica, di morale, di valori, la possibilità e la capacità di comportarsi bene online, così come ci si comporta bene fuori dal digitale, e questo è fondamentale. Non è che puoi fare quello che vuoi, anzi ci sono forse anche delle regole non dette che sono molto più importanti, cioè molto più come dire, non importanti, adesso non mi viene la parola, però che Sì. cioè, sono impattanti, ecco, sul social. Quindi esatto, cioè, sì, tra l'altro cioè, c'è anche questo tema del fatto che si fa veramente tanta fatica a lasciare che i ragazzi trasgrediscano, cioè fuori dal digitale, e quindi loro lo fanno lì dentro che nessuno li vede. Si fa fatica, io vedo anche genitori di ragazzi anche già di 14 anni, 15, 16, 17 che faticano a far provare frustrazione, rabbia, fatica al figlio, cioè le emozioni negative non devono essere provate, non devono essere vissute, ma perché? Cioè siamo passati, cioè nel senso siamo passati a da un punto di vista educativo, ad avere secondo me la necessità di far star bene, ascoltare, far provare sempre emozioni positive, che sì, va benissimo, bello, c'è un'attenzione diversa rispetto a prima, quando mio nonno mi mi sgridava in un certo modo che adesso grazie a Dio non avviene più, però, cioè poi dopo il fatto di non riuscire a provare frustrazione, rabbia, fatica, cioè in realtà è Bisogna devastante quando cresci, cioè il non aver imparato a gestire queste emozioni, e quindi io cioè, cerco di trovare emozioni da qualche altra parte, perché io poi alla fine la nostra sfera emotiva l'importante è che venga nutrita, non importa se nel bene o nel male, anche la rabbia ci nutre, però wow. questo è difficile insomma da accettare per gli adulti di adesso, che sono poi più o meno quelli della mia generazione, 30, Sì, 40 anni, 50. Quindi è tosta è cioè, tosta. come tema, cioè, come argomenti di cui parlo, ascolto, con cui lavoro quotidianamente, ci sono veramente tante cose su cui riflettere, e sono contenta perché per me è sfidante, però ci sono dei quesiti che non hanno risposta e che è necessario continuare a Chiara, facciamo un'altra sviscerare. puntata. Ti invito così. Facciamo un'altra puntata sulle emozioni. Volentieri, volentieri. Dai, va bene? Allora, beh, io potrei chiudiaamola qui con Sì, questo sì, punto e no, facciamo un'altra certo. Va puntata sulle benissimo. Non so emozioni. neanche per quanto ho parlato, quindi va bene. No, va benissimo. Ti ringrazio. Di i tuoi canali social dove ti possono cercare. Sì, allora io ho un canale Instagram, che mi chiamo Chiara Quaglio Perché col lei fa un trattino sacco di finale. cose. E poi principalmente uso Instagram, quindi lì, e poi Chiara Quaglio anche su Facebook volendo. Io diciamo che a differenza di altri colleghi ho deciso di mantenere la mia pagina privata e professionale la stessa. Però sto ragionando anche su questo punto, nel senso quanto è eticamente corretto, quanto no. Però io penso anche che, cioè, ritornando a prima, poi giuro chiudo, essendo ormai noi, cioè la nostra vita non è più separata, no? È online ed è offline insieme, quindi io sono questa, cioè sono il mio lavoro, sono anche fatta così, cioè perché mi devo vergognare di quello che sono privatamente? Ovvio che la mia intimità la tengo per me, però di quello che voglio far vedere della mia Certo. vita privata, perché non posso condividerlo così come condivido aspetti del mio lavoro. Però ci tornerò su al pensare anche a questo. Magari nella prossima puntata avrò 2 profili diversi, per adesso solo Chiara Quaglio. No, beh, la facciamo la seconda puntata sulle emozioni, io ci sto. Grazie Volentieri. mille No, Chiara. grazie a Hai voi, fatto un grazie sacco di mille. riflessioni. Di dov'è il tuo studio anche? Ah sì, io lavoro qui a Castronno, in via Sacromonte 23, Per ritornare. esatto, e ricevo qui famiglie, ragazzi, studenti, sì, sì, assolutamente, quindi sono contenta e spero di
Anche io sono super contento di questa puntata, grazie. Grazie mille. Grazie mille a voi, grazie Mario, veramente. Grazie a tutti ragazzi, ricordateci di seguirci su tutti i social perché devo dirlo, abbiamo un sacco di follower ma su YouTube non ci seguite, cioè quindi devo bacchettarvi un po' su questa cosa. Seguiteci, seguiteci. Un bacio, ringrazio ancora Radio Materia, ringrazio i ragazzi alla regia. Alla prossima. Ciao. Oh, com'è andata? Abbiamo fatto... No, bene, dai, ho parlato troppo. No, abituati a vedere da sinistra verso destra, quindi, Infatti anch'io dovevo cominciare a sedermi il capo lì. della casa va a sinistra. Giusto. Io sono il capo della casa. Vabbè.